Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Animation, la rubrica in cui parliamo dei film d'animazione. Io sono Ringardian e oggi parliamo di un film del 1954, La fattoria degli animali, tratto da un omonimo romanzo di George Orwell. Questo è uno dei tanti film che dimostra che l'animazione non è una cosa solo per bambini. Questa pellicola britannica è una trasposizione abbastanza fedele del romanzo, quindi è una feroce satira nei confronti della politica ed è impremmiato delle tematiche del libro. È un film per adulti a tutti gli effetti, perché sebbene non si vede niente di troppo violento, sono tutti concetti che un bambino faticherebbe a capire. Questo già perché appunto il romanzo La fattoria degli animali non è per bambini. Sì, è una fiaba, ma è per adulti. Io stessa lo lessi alle medie, anche la versione inglese, ma faticavo a capire alcuni concetti, sebbene la scrittura sia molto semplice. Solo crescendo ho potuto capire nel complesso la storia, che è una grande metafora sulla dittatura comunista. Parlando del film, solo lo stile grafico può ingannare lo spettatore, perché il disegno ha una forte impronta disneyana, con questi personaggi rotondeggianti e dall'aspetto simpatico. Tutto ciò va a dare una sensazione di straniamento, perché l'estetica confortante e familiare stona volontariamente con la storia cruda e a tratti horror. Il film semplifica molto il libro, che di per sé è molto corto, lo si legge tranquillamente in mezza giornata, e molte vicende vengono riassunte, eppure molti personaggi vengono uniti in uno solo. Ciò comunque non mi ha disturbato, perché sebbene alcune scene non vengano approfondite, il messaggio di base non cambia e il film resta fedele al prodotto originale. Certo, verrebbe da pensare che, dato che il film dura solo 1 ora e 12 minuti, il tempo per spiegare meglio certe situazioni potevano prenderselo. Come ho già detto, di per sé il libro è corto. Ma probabilmente i fondi erano quello che erano e quindi avranno deciso di fare economia e quindi di semplificare molte scene. La parte più bella secondo me è proprio l'inizio, che è identico a quello del libro e riesce a creare la stessa atmosfera. Un'altra cosa che lo fa sembrare all'inizio un film Disney è la voce narrante, che inizia a raccontare la vicenda come se fosse proprio una fiaba, in modo tranquillo e sereno, distaccata dagli eventi terribili che di lì a poco sarebbero accaduti. L'unica cosa diversa rispetto al libro è il finale. Ora, io non dovrei fare spoiler, però, il libro della fattoria degli animali è bello vecchiotto, poi, se non l'avete letto, leggetelo, cazzo! Anche perché, essendo un racconto simbolico, il finale lo puoi capire in realtà fin da subito. Se vi dico che questo libro è una feroce critica nei confronti della dittatura comunista, potrete immaginare da soli come vada a finire. Dunque, il libro si conclude in modo ovviamente amaro e del tutto negativo. I maiali, i dittatori di questa storia, finiscono col diventare degli esseri umani a tutti gli effetti, quindi gli esseri più terribili della Terra. Credo che questo libro sia anche una feroce critica nei confronti dell'umanità stessa, e cinica come sono, questa cosa non può che farmi piacere. Comunque, così finisce il libro, dimostrando che tutte le fatiche che hanno fatto gli animali per ribellarsi alla dittatura dell'uomo sono state vane e completamente inutili. Quasi stavano meglio col padrone precedente. È un finale molto triste e privo di qualsiasi speranza. Il finale del film è diverso. In questo caso non vi faccio spoiler, perché se non avete ancora visto il film è giusto che ve lo gustiate fino all'ultimo. Diciamo che è un finale un po' più speranzoso e più disneyano, che ti fa intendere che forse non tutto è perduto. Personalmente avrei preferito il finale cinico del libro, ma capisco la scelta di dare almeno una soddisfazione. Questo film è un piccolo gioiello del cinema britannico e negli anni 50 ha dimostrato che film più maturi e che affrontassero tematiche difficili erano possibili. Diciamo che questo film può essere visto anche dai bambini. Certo, male non gli fa, ma per una volta un film d'animazione punta a un target di adulti. Non gli interessa che i bambini capiscano tutto, come è giusto che sia, visto che questa pellicola segue lo spirito dell'opera originale. Ma ho parlato pure troppo, quindi lascio la parola a voi. Avete visto La fattoria degli animali? Preferite il libro o il film? Se volete che ne parli in modo più approfondito, ditemelo che ne posso parlare sul mio canale senza limiti di tempo. Vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social e per altri contenuti di film, serie TV e anime venitemi a trovare sul mio canale Ringardian e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!